Non so se l'ho già detto prima, ma cucinare è una cosa che mi piace veramente, veramente tanto. Non che io sia uno chef super stellato, bravissimo, però diciamo che mi diverto e mi rilassa tanto. In questo video ho avuto la possibilità di fare un'intervista doppia con uno degli chef più famosi d'Italia. 3 stelle Michelin, da quest'inverno collaborerà con il ristorante Cosmo, in fondo all'impianto del Mottolino. Immagino l'abbiate già visto, forse su MasterChef o per gli appassionati di cucina sicuramente lo conoscerete perché è veramente un king. Lui è iper simpatico, super disponibile e eravamo a pranzo e gli ho detto guarda sarebbe divertente fare un'intervista doppia, siamo due personaggi talmente diversi, facciamo cose talmente diverse che secondo me può far ridere. E lui la prima cosa che mi ha detto è sì, assolutamente, sarebbe bellissimo, dai facciamola. Ci siamo seduti e abbiamo fatto questa intervista doppia. Prima dell'intervista mi sono guardato un po' di suoi piatti, vi metto 2 o 3 foto qui perché sono cose veramente, veramente pazzesche. Tra l'altro, rispetto all'altra volta, l'intervista doppia con Diego l'abbiamo fatta una di fianco all'altro. Questa volta abbiamo deciso di farla in 2 posti completamente diversi, o meglio, in 2 momenti completamente diversi. Quindi quando lui rispondeva io non c'ero e quando io rispondevo lui non c'era. E nessuno dei due sapeva che domande ci avrebbero fatto, quindi è stato veramente super divertente. Anche a riguardare i video mi sono divertito un sacco, quindi godetevi l'intervista doppia. Sei agitato? Sì. Bella tosta, eh? Andiamo allora, 44 domande una dopo l'altra. Nome, Norbert. Ian, cognome, Niederkofler. con la K? La K. Rocca, Quanti anni hai? Troppi. 24. Professione? Poco. Faccio i salti con gli sci. Ci si diventa o si nasce? Non si sa ancora, però mi sa che si nasce. No, si diventa capace. Il tuo lavoro è un'arte? No. Sì, possiamo dire di sì. Avresti mai pensato di arrivare dove sei arrivato? No. Sì. Sì. No. Ma allora sì, se ci avessi pensato 15 anni fa probabilmente no, adesso mi sembra un po' più realistico perché è già successo, ma c'è ancora tanta strada da fare. Dammi 2 aggettivi che ti definiscono. Sono vergine di segno, cioè rompicoglione nato, e so cosa voglio e so come arrivarci. Testardo e disponibile? Una figuraccia memorabile che hai fatto? Tante, troppe. Ne succedono tipo 10 al giorno. L'altro ieri sono uscito dal meeting al Mottolino urlando Alex con il braccio alzato e Alex non c'era. E una cazzata che hai commesso ma che rifaresti lo stesso? Tutta la mia vita. Tutta la mia vita proprio non c'è niente da cambiare. Questo non lo so. Hai risposto con la Anche secondo me è già risposto. Posso? Ok. Cosa fai nel tempo libero? Mi diverto con i figli oggi e prima facevo tanto sport. Gioco al simulatore di guida. Ci vai da McDonald's? Oh Certo. yes. E da Burger King? Oh yes. Da Spizzico? No. E invece sushi all you can eat? Mi portano i miei figli perché loro mangiano di più di me. Sì. Dov'è che si mangia meglio in Italia? L'Italia è un paese che siamo fortunati che dappertutto si mangia bene. A Livigno si mangia veramente bene, anche a Napoli però. Qual è il piatto peggiore che tu abbia mai assaggiato? Formiche verdi in Australia con gli aborigeni. La cresta del galletto in Cina, bollita senza sale. Che schifo. Hai mai usato il tonno in scatola? Sì. Sì, quotidianamente. Grazie Diego. Grazie. Qual è il salto più schifoso che hai mai visto fare? Con i sci o in cucina. Cucina. Salto in padella dove tutto è uscito dalla padella, non c'era più niente nella padella, tutto sulla stufa. L'hanno buttato o l'hanno tenuto? L'ho raccolto, però era tutto bruciato. Ho visto una volta il Patrizio fare un salto dritto sulla linea Iepi, è stato veramente una cosa agghiacciante. Qual è la cosa più sexy in cucina? Le cuoche, Aspetta, chi è che cucina? E quella più sexy in un piatto? gli ingredienti. E che domanda è? Penso i sashimi di salmone. Qual è la cosa più sexy in un salto con gli sci? Il salto con le sci è proprio il movimento quando viene fatto bene. Penso atterrare bene, far finta di non essere neanche mai staccati da terra. Ho coniugato tutti i verbi sbagliati nelle ultime 25 parole, non va bene. Se tu potessi conoscere una persona, che sia essa viva o morta, chi sarebbe? Dalai Lama. Lewis Hamilton, subito. Descrivi il momento più bello della tua vita. 1, la nascita dei miei figli. 2, il matrimonio con la mia moglie. E 3, quando abbiamo ricevuto le 3 stelle. 4, quando abbiamo ricevuto la
Stella Verde. Non so se è il più bello, sicuramente uno dei più soddisfacenti nel 2018 quando ho alzato la Coppa Europa sul podio. Ho i brividi ancora quando ci penso adesso. Un sogno ricorrente? Non dormo. Sogno spesso di flippare in bici, perché è una cosa che dovrò fare da qui a breve, quindi più che un sogno è un incubo. Che però. percorso professionale pensavi di voler intraprendere da piccolo? Volevo fare l'architetto, però c'era mia sorella che ha fatto l'architetto, volevo fare il sciatore, ho fatto discesa libera perché non sapevo fare le curve, perché avevo detto fosse meglio molare e fare il cuoco. Allora, inizialmente volevo fare l'astronauta, poi ho capito che era una cosa un po' poco realistica, poi volevo fare l'ingegnere meccanico, che è probabilmente meno realistico che fare l'astronauta. Poi volevo fare il giocatore di hockey e poi alla fine ho capito che era meglio fare quello che ho fatto da tutta la vita, quindi sciare. Un sogno che vorresti diventasse realtà? Sono tanti sogni, però penso che decidiamo noi cosa diventa realtà e cosa non diventa realtà. Vorrei vincere le Olimpiadi. Il tuo piatto preferito? Piatti molto semplici con la natura sul piatto. Sushi. No, pizza. Pizza. Carbonara o amatriciana? Amatriciana, sì, però carbonara di montagna, fatta da noi. Carbonara tutta la vita. La carbonara con la panna o la pizza con l'ananas? Forse potremmo fare un joint venture, la carbonara con un po' di ananas, però dobbiamo provare ancora. Non mangio più. Ti trovi su un'isola sperduta e intorno a te non c'è nulla. Puoi portarti solo 2 oggetti e una persona. Cosa porteresti? Porterei mia moglie, porterei una canna da pesca, E un altro oggetto? un coltellino. Non c'è Un la- arco e una freccia. E una persona? Vado da solo. No, dai, ci sono un po' di persone che porterei, però non si possono dire i nomi. Nel tuo mestiere qual è la cosa migliore che sai fare? Dare ordini agli altri. Sciare, probabilmente. Sì, fare i salti con gli sci. Ti facciamo vedere un video di Ian. Se fosse un piatto, quale piatto sarebbe? Questo non è un piatto, questo sarebbe un menù completo. Veramente eleganza, bellissima e poi semplicità quando uno lo sa fare. Ti facciamo vedere un video di Norbert. Se fosse un trick, quale sarebbe? Wow. Quello sarebbe un triplo 12 safety. Semplice, ma no, semplice no. Pulito e lineare. Dove vorresti essere in questo momento? Qui Qui seduto su questa sedia a fare questa intervista. Descrivi il tuo primo piatto che hai fallito. era un disastro. Era un ham and eggs che non sapevo neanche dove mettere lo spike sopra o sotto. Descrivi il tuo primo trick fallito. Backflip. Secco di testa. Proprio non c'era via di scampo. Già dall'inrun si capiva che sarei atterrato di testa. Il tuo primo piatto meglio riuscito? Non mi ricordo più questo, non mi ricordo. E il tuo primo trick meglio riuscito? Backflip. Già dall'inrun si vedeva che non mi piaceva atterrare di testa e ho detto questo giro atterro in piedi. Con quale piatto hai conquistato tua moglie? Allora, no, lì c'è tutta una tecnica dietro, perché solo un cuoco può far felice una donna, perché hanno il feeling, la cottura giusta, proprio questione di feeling. Se facessero un film sulla tua vita, come lo chiamerebbero? Shocking, no, non lo so, era abbastanza divertente la mia vita, per quello diventerebbe un film molto complesso. Inception. Se dovessi scegliere un ingrediente solo da usare in tutti i tuoi piatti, quale sarebbe? Burro, Il pesto, garantito. Porco cane, il pesto e la burrata, ma sono due cose che vanno proprio insieme. Se dovessi scegliere un paio di sci da usare per il resto della tua vita, quali sceglieresti? Ben 100%. Qual è il piatto ideale dopo una giornata di lavoro? ma dipende da che lavoro fai, dipende una cosa semplice, facile, easy, ma a me piacciono le cose semplici, la griglia, verdure, così, molto, molto basilari, molto semplici. Una burrata con sopra il pesto. Descrivi il lavoro dell'altro. Non so neanche che lavoro fa. Cucinare molto bene e molto meticolosamente. Qual è un consiglio che daresti a coloro che vogliono entrare nel tuo mondo? Farlo con amore, divertirsi, andare avanti e mettersi sempre in discussione. Fate le cose uno step alla volta, affidatevi a qualcuno che vi sappia insegnare e non esagerate mai. A quando farete una sfida tra di voi, sia in cucina che sugli sci ovviamente? Quando lui sa cucinare e io sciare. Sugli sci quando vuole, in cucina mi vergogno troppo. Saluta il tuo compagno di intervista. Ciao Norbert.